Vi avviso, questo video sarà pieno zeppo di opinioni. Pieno di opinioni e anche di previsioni per certi versi. Tutte assolutamente fondate, ma pur sempre discutibili, anche se vi confesso che per quanto riguarda l'argomento di oggi ho già quasi raggiunto il punto di rifiuto categorico. Ho già quasi deciso di non volerne neanche discutere perché non mi smuoverò di un centimetro a riguardo. Lascio un piccolissimo spiraglio aperto perché, come in tutte le cose, c'è sempre qualcuno più intelligente di noi stessi al mondo. Quindi può sempre venire fuori qualcosa di inaspettato, ma in larga parte la mia mentalità rimane chiusa in questo caso. La settimana scorsa è iniziato l'ennesimo attacco al motociclismo, allo sport. Dorna sta tentando di introdurre le comunicazioni radio ai piloti durante le gare e lo stanno facendo nella maniera più subdola possibile, mascherando il tutto da sicurezza. Tutto in nome della sicurezza. Sono già stati fatti altri tentativi in passato, ma i limiti tecnologici si erano messi di mezzo e l'idea era stata accantonata. Purtroppo però stavolta l'iniziativa è molto più decisa e sicuramente oggi le limitazioni tecniche sono ridotte, se non addirittura inesistenti. Quindi vi do subito la prima opinione: la battaglia è già quasi persa. Cercheranno di farci ingoiare queste radio in tutti i modi e alla fine sarà prendere o lasciare. Continuare a guardare le gare o smettere. E quindi per una volta vi chiedo direttamente il favore di condividere questo video il più possibile perché voglio che se ne parli. Al di là del vostro punto di vista, è una faccenda che va discussa perché nel bene o nel male le conseguenze per lo sport saranno permanenti. Il burattinaio dietro tutta questa storia è lui, Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, consigliere delegato di Dorna, nonché figlio del capo. Come ci spiegano sul sito di Dorna, Carlos ha un background automobilistico. Ha partecipato al campionato endurance spagnolo e al campionato su ghiaccio G-Series. Non conoscete il campionato G-Series Credit Andorra su ghiaccio? Non preoccupatevi, non lo conosce nessuno. Vista la location potete anche immaginarvi il tipo di utenti. Carlos ha iniziato a lavorare per l'azienda del padre nel 2007 come stagista, mentre faceva l'università. Dal 2013 lavora a tempo pieno per Dorna, ha svolto diverse mansioni ed è stato anche il pilota della safety car. Negli ultimi anni è salito vertiginosamente quasi tutti i gradini della gerarchia aziendale, anche a 3 fino ad arrivare alla dirigenza, dove si trova ora. Questa passione che Carlos ha per le auto è secondo me la chiave di lettura di tutto. La scintilla delle comunicazioni radio si è riaccesa in questo periodo. In un'intervista il nostro direttore ci ha spiegato tutto. Ha detto che il problema di fondo che si sta cercando di risolvere quest'anno è quello della visibilità delle bandiere. Si sta cercando il modo migliore di avvertire i piloti di un pericolo. E fin qui tutti d'accordo. Ha detto che dopo gli incidenti in Austria alcuni piloti in Safety Commission hanno chiesto di riprovare le radio. Ha detto che in passato l'idea era stata scartata perché il tutto era risultato fastidioso per alcuni piloti, ma adesso con il miglioramento delle tecnologie hanno deciso di riprovare. E anche fino a qui tutti d'accordo. Se si trovasse il modo di avvisare i piloti in maniera sicura della presenza di un pericolo imminente sarebbe solo che positivo, anche fosse una voce dentro al casco. Se il pilota è favorevole siamo tutti favorevoli. Però l'intervista non è finita. Abbiamo testato il sistema con Stefan, che si è generosamente offerto di testarlo e il responso è stato positivo. Parliamo di venerdì scorso. Quindi Stefan Bradl si è offerto di testarlo. Qui già inizia a puzzare di bruciato, perché se uno va ad ascoltare le parole di Bradl sembra che invece siano stati loro ad andare da lui con le radio dicendo «Tiè, prova questo». Yes, today Dorna came to me and they wanted to try something in terms of radio connection to the rider. Adesso attenzione perché dopo poco più di un minuto di intervista il rivestimento zuccherato della sicurezza finisce e arriva la verità nuda e cruda. All'inizio sarà solo per trasmettere dei messaggi pre-registrati dalla Race Direction ai piloti, bandiere, penalità e cose di questo genere. E poi continua. Se i piloti e i team saranno d'accordo, possiamo aprire le comunicazioni da team a pilota e, se sarà possibile, anche da pilota a team. Ah, ma pensa te, chi l'avrebbe mai detto, eh? Prima di tutto, qualsiasi discorso relativo all'applicazione pratica di queste radio è totalmente irrilevante, è solo una distrazione. Leggerete e ascolterete decine di interviste a riguardo andando avanti. Il rumore della moto, il filo, il vento, il trasmettitore dentro la tuta, bisogna fare questo, bisogna fare quello. Tutta questa roba è totalmente insignificante. Sono cose che non fanno altro che distogliere l'attenzione dal problema principale, che non è di natura pratica, ma è un problema sportivo.
Con le tecnologie e le risorse che hanno a disposizione oggi, non credo che a livello pratico ci possano essere problemi così grandi da essere irrisolvibili. Se lo vorranno, non li fermeranno certo un microfono e una cuffietta. Tornando a noi, tutto questo esercizio non ha nulla a che vedere con la sicurezza, ma solo con lo spettacolo. È chiaro che se il muretto parla con i piloti mattina, giorno e sera, prima o poi uno dei messaggi risulterà utile in termini di sicurezza, ma quello è quasi un effetto collaterale. Quello che gli interessa è introdurre il giochino delle radio, per attrarre tutta quella fascia di persone che altrimenti non sarebbe minimamente interessata alla gara, come succede in Formula 1. Persone che non hanno mai visto una gara per intero, ma che conoscono a memoria i team radio di Raikkonen. È roba puramente commerciale, non ha nulla a che vedere con le gare. E qualcuno potrebbe domandarsi: che c'è di male se attrae più gente? Niente, se non fosse che quel tipo di comunicazioni segneranno la fine del motociclismo per come lo conosciamo oggi. I campionati sono sempre in equilibrio fra sport e spettacolo, è un bilanciamento continuo. I team radio di Raikkonen sono divertenti, ma quando lo spettacolo rischia di devastare lo sport, si deve per forza dire di no, si deve per forza rinunciare a qualcosa. Il discorso è che se lo sport ne perde, Carlos se ne infischia, perché quando si parla di traffico online, il click di un appassionato che conosce e guarda le gare da 40 anni vale tanto quanto quello di qualcuno che non sa neanche riconoscere il davanti dal dietro di una moto. Triste ma vero. Tutto quello che c'è di speciale nelle gare di MotoGP verrà distrutto in cambio di 4 risatine mosce alla prima parolaccia affannata di un pilota. Io non credo esista un'altra cosa che presa singolarmente possa essere più dannosa di questa per il motociclismo. Ragazzi, ma veramente c'è qualcuno che pensa che dare spago agli ingegneri sia una buona idea? Avete voglia di scherzare? Gli ingegneri praticamente considerano i piloti essere quasi un difetto della moto. È inevitabile che il loro intervento diventerà sempre più invasivo, all'infinito. Sarà come essere in un costante clima di prove libere. Io voglio vedere chi è il più forte dei piloti, non degli ingegneri. Gli ingegneri servono solo ed esclusivamente a dare ai piloti la migliore moto possibile. Punto. Il lavoro degli ingegneri finisce la domenica alle 2. Quando i semafori si spengono, gli ingegneri possono tranquillamente andarsi a cambiare. Queste sono le gare di moto. Se la devono vedere i piloti. Non deve esistere la vocina magica che ti dice cosa fare, che passo tenere, quale pulsante premere, chi sorpassare o chi invece conviene lasciar passare. O la vocina magica che ti dice quando rientrare a cambiare moto. Sì, perché a quel punto in una gara flag to flag prendi il Sachsenring 2016, l'ingegnere spinge il bottone, box box box, e il gioco è fatto. No, troppo comodo. Io voglio vedere qual è il pilota che capisce quando è il momento di rientrare. Io durante la gara voglio continuare a vedere premiata l'intelligenza tattica del pilota, non del team. È il pilota che deve capire quando è il momento. E se non lo capisce, perde. E deve perdere. Perché evidentemente c'è stato qualcuno migliore di lui. Qualcuno magari in passato ha visto scritto box sulla tabella e adesso si domanda: se tanto lo scrivono sulla tabella conviene che glielo dicano direttamente, che differenza fa? Fa molta differenza, perché questa scritta non significa box adesso. Questa scritta significa solo che la seconda moto è pronta. Quindi c'è scritto box, ma si legge box quando vuoi noi ci siamo. È il pilota a scegliere. Già alcuni messaggi sulla dashboard sono quasi troppo, ma facciamo finta che badano bene. Il filo diretto con gli ingegneri no però. Questa storia delle comunicazioni radio ha ragione di esistere solo in alcuni tipi di gare, automobilistiche per lo più, tipo l'endurance. Guarda caso il nostro Carlos è proprio un pilota di auto che ha partecipato ad un campionato endurance e che guardando la Formula 1 ha capito il potenziale mediatico delle radio. E guarda caso, già da anni, uno dei più ferventi sostenitori di queste radio è Valentino Rossi, che corre in auto ad ogni occasione e che sogna di diventare un pilota di auto a tempo pieno una volta messe da parte le moto. Forse è questo che lo spinge a desiderare le radio così tanto, oltre al fatto che lui è uno di quelli a cui le comunicazioni avrebbero fatto comodo in passato. Valentino Rossi, che l'altro giorno ha dichiarato che la Formula 1 è la più alta classe di motorsport del mondo. E io invece dico: no dottore, la Formula 1 è e forse sempre sarà il top assoluto dal punto di vista meccanico e ingegneristico, ma lo sport Formula 1 al momento ha bisogno di essere sistemato urgentemente, perché ha perso completamente la bussola. Ecco perché vedere Hamilton che fa la pole fa venire la pelle d'oca e vedere Hamilton che vince una gara fa venire da vomitare. La MotoGP è molto superiore alla Formula 1 quando si parla strettamente di gare.
Un main event di Supercross fatto con 4 balle di paglia e un po' di terra è 46.000 volte meglio di una gara di Formula 1, se si parla di gara. Caro dottore, fidati del parere di uno che ha guardato più gare live di MotoGP di te. Che ridete, è vero. Lui era in pista, le ha vissute ma non le ha viste live. Se le ha sparate tutte dopo quando già sapeva il risultato, ne ho viste più io live. Comunque scherzi a parte, caro dottore, spingere per avere le comunicazioni fra voi e il box è il dispetto più grosso che potresti fare allo sport e agli appassionati. Te lo chiediamo col cuore in mano, ripensaci. Vabbè, comunque, ma io mi chiedo, se il problema sono le bandiere, perché non fanno un upgrade alla dashboard? Con messaggi più chiari, magari più colori, oppure che ne so, rivestire l'interno del cupolino con i LED che diventano gialli e rossi a seconda dei casi. Se il problema sono le bandiere, sbizzarritevi. Dorna sta lavorando con FIM per l'introduzione di pannelli luminosi lungo la pista, come in Formula 1. Questa dei pannelli per le bandiere è un'idea che sappiamo essere efficaci in termini di sicurezza e relativamente facile da implementare. Eppure non è stata sventolata con la stessa vivacità delle radio. Sarà mica perché i pannelli luminosi servono solo alla sicurezza, mentre invece le radio sarebbero fonte inesauribile di post, video e controversie varie da spiattellare in televisione e sui social? Pensate una cosa, la gente che adesso vorrebbe mandare messaggi ai piloti per avvisarli di un pericolo imminente durante la gara è la stessa gente che solitamente impiega 15 giorni per investigare un contatto. Pensateci. Comunque la storia non finisce qui, perché non è tutto perduto. C'è anche il fronte della resistenza, che avrà sempre tutto il mio appoggio perché la battaglia non è finita finché non è finita. Davanti a tutti, lui, le sue parole. A me piace che alla fine è il pilota che decide cosa succede in moto. Se mettiamo le radio, il box comincerà a controllarci e il passo successivo sarà l'introduzione della telemetria e finiranno per dirti quello che devi fare. La telemetria in MotoGP la scaricano quando rientrano e questa è un'altra cosa che dovrebbe essere intoccabile. Poi ha continuato: io sono curioso di provare i pannelli lungo la pista come quelli in Formula 1. Loro mi hanno risposto che proveranno a farli in futuro, ma nel breve termine vogliono provare con le radio. Sarebbe meno uomo e più macchina, proprio come la Formula 1. Non mi piace, voglio che continui ad essere uno sport umano. Un altro della resistenza è lui, che ha detto: è già abbastanza difficile andare in moto senza avere qualcuno che ti parla nelle orecchie. E poi c'è ancora un altro della resistenza che si era espresso nel 2016 a riguardo. Io dico no, se fai una buona strategia prima della gara puoi affrontare qualsiasi situazione. Ti immagini che mi butto dentro una curva a 200 km/h e qualcuno inizia a parlarmi? Neanche per sogno. E poi c'è questo idolo, io non le metto. E chiudo con un estratto di questo meraviglioso articolo scritto da Oxley nel 2016, sempre su questo tema, articolo che vi invito a leggere spassionatamente, è in inglese ma basta una semplicissima traduzione dal browser, sono discorsi abbastanza lineari. Sono contrario alle radio in MotoGP per diverse ragioni. I piloti spendono ore e ore ogni weekend a consultarsi con armate di ingegneri, tecnici e esperti. E quello che rende le gare avvincenti è il fatto che quando si spengono i semafori, i piloti sono totalmente soli. 100% padroni dei loro destini. Le infinite chiacchiere sulla strategia, le gomme e il setting sono finite. Il pilota, adesso, è esattamente dove vuole essere. Da solo sulla sua moto, contro il mondo. C'entra poco con le corse, ma è la stessa cosa che provo io ogni volta che prendo la moto. Siamo io, la moto e la strada. Niente telefono, niente internet, niente di niente. Concentrato al 100%. Nel momento in cui abbasso la visiera, sono solo.